Ciao a tutti, siamo Davide e Franco. Oggi prepariamo il salame felino. Attenzione, questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Allora, il salame felino non è un salame di gatto come in tanti pensano, vero? No, non c'entra assolutamente, non c'entra assolutamente niente, perché felino non è altro che un posto, un comune, di Parma, della diciamo, provincia di Parma, un comune del Parmense. Quindi è un salame che è nato là. Esatto, praticamente ha le sue origini lì. Ogni famiglia ha la sua ricetta. Adesso io ne ho sentite di varie e anche qui ho valutato come quella più buona, quella di Franco Tanzi, okay? Che dopo ognuno la sua. Che poi lui è originario parmense. Sì, lui è lì a Polesine Parmense, quindi insomma lui... Grazie. Sì, grazie mille Franco per la ricetta che mi ha dato. E niente, noi proviamo a farla, ogni famiglia, come dicevo, c'ha la sua. La peculiarità di questo salame qui è perché viene usata la spalla. Tendenzialmente si usa il trito da banco, che poi è la spalla disossata e poi fatta a pezzi, no? Ed è proprio la sua ricetta originale. Bisogna usare spalla e grasso, può essere pancetta o gola, lì dopo va a piacimento. La peculiarità della spalla è che la spalla è più muscolosa, nervosa, sì, diciamo, più nervoso, più muscoloso, perché il maiale tirando in avanti, cioè nel senso, quando è seduto, quando si alza si aiuta con quindi le spalle, quindi lavorano di più le spalle che la coscia. Esatto. Bene, quindi abbiamo fatto una percentuale di spalla, una percentuale di prosciutto di maiale e una percentuale di pancetta. Dicesi percentuale: 800 grammi di spalla, faremo 2 kg di carne in tutto, 800 grammi di spalla, 600 grammi di prosciutto di maiale, in questo caso è un bel magatello di kosher, e 600 grammi di pancetta. Ridico 800, 600, 600. Bene, adesso andiamo a spezzettare finemente il magatellino e andiamo a macinare. Macinerò con una trafila dell'8. Sì, andrebbe usato il 10, ma va bene lo stesso. Perfetto, va bene. Bene, una passata sola, mi raccomando. Assolutamente sì. E poi andiamo alla concia. Ecco qua, guardate che bello. Sì. Sì, molto very bello. Anche tritacarne che lavora molto bene, perché la granulometria della carne è perfetta. E niente, andiamo con la concia, che naturalmente abbiamo già preparato e abbiamo fatto 20 grammi per chilo di carne di sale, quindi qua ci sono 40 grammi di sale medio marino di cervia e 1 grammo per chilo. 2 grammi per chilo di pepe. Sì, è vero, 2 grammi per chilo di pepe, quindi 4 grammi di pepe e 20 grammi di sale. Fine, non c'è altro, non c'è altro aroma, non c'è noce moscata, non c'è nient'altro. Quindi andiamo un po' ad allargare e andiamo a salare. Naturalmente andremo a metterci anche il vino che lo prendo io. Infusione con l'aglio. Lo prendo io, guarda. Io lo so perché fa così. Bene, dai, allora mi sporco le mani. Bravo, fai così. Vai, vuota. Ma mettici un'altra goccina, dai. Non gli fa mica male. Non gli fa. Un bicchiere di vino. Esatto. Ecco qua, ma tanta è poca roba, si fa bene, no? Sì. Intanto che tu impasti preparo l'insaccatrice. È furbo o no, Vabbè,
l'importante è divertirsi, perché questo qui è un hobby, Diciamo che è un divertimento. Diciamo che di tutto il gioco, dell'insacco, del salume, insomma, del salume fatto in casa, la parte più noiosa è questa qua. Ma sì, insomma, noioso, è un passatempo, dai. Sì. Adesso ridiamo e scherziamo, ma vabbè, mescolare finché sono questi quantitativi, ma Sì. va benissimo. Va. Sì, sì. Come dicevamo anche l'ultima volta, quando iniziano a essere 30, 40, 50, 60 kg, che bisogna mettersi lì in 4 in 5 Esatto. a doppie mani a mescolare, Esatto. e anche bene. Poca roba la mescoli bene, non ti puoi sbagliare, ecco. Quindi il sale va dappertutto. Senti mo che profumo, Ah, si sente sì. sì. Ora ovviamente lo ridiciamo ancora, noi facciamo questi video che sono propositivi per far conoscere i salumi di varie regioni. È ovvio che noi non siamo cresciuti in quel posto, cioè, tipico dei salumi che facciamo, e non vogliamo offendere nessuno, cioè, sia ben chiaro. Noi diamo solo, diciamo, un'idea più o meno di come possono essere fatti in ogni luogo, diciamo, i salumi, giusto? Sì. Quindi niente offesa per nessuno. Se qualcuno vuole apporre delle migliorie nel video, nei commenti, Anzi, se vuole aggiungere Mamma mia. dei consigli, noi siamo qua. esatto, cioè proprio non lo facciamo per voler insegnare niente a nessuno, sia ben chiaro. Bene, allora bello impastato, quando fa il filo andiamo a inserire nel nostro cilindro e Le pallette, poi ci mettiamo la candela sopra. Bravo, che c'hai già le mani in pasta. Allora, una volta preparato l'impasto, l'abbiamo inserito nel cilindro, adesso Franco ci spiegherà che budelli usa. sì, allora non è molto pervenuto la tipologia di budelli che usano, perché uno dice il gentile, un altro dice la coda da 60 a 70, quell'altro dice il gentile sgrassato e quell'altro dice il sottogentile. Allora io ho preso dei sottogentili, che così Hai fatto una via di ha mezzo. fatto una via di mezzo. Ovviamente va fatto a 2 legature verticali e 2 orizzontali, basta. Beh, dopo quando è fatto. Dopo quando Quindi tu l'hai già legato da un lato. no, li ho presi così alla labona. Ah, sono già legati? Sì, li vendono così proprio alla labona, già legati. Sono sottogentili o gentili sgrassati, insomma, chiamateli come volete. Vabbè, comunque poi tu eri sotto sale, Esatto. li hai lavati, li hai sciacquati, li hai messo una notte in marinatura un po', Calibro 60-65, e adesso li hai messi sotto l'acqua calda per sotto farli l'acqua calda per farli rinvenire. rinvenire e diventare più elastici. Allora, diciamo che i budelli vanno sempre lavati in acqua fredda. Lavati, sì. Lavati in acqua fredda assolutamente, sotto il rubinetto dell'acqua, così. E poi un'oretta prima di usarli, di utilizzarli, gli va data una sciacquatina con un po' di acqua calda e aceto. Okay? Non lasciateli a mollo in aceto perché può darsi che li brucia. Questi qui sono i consigli e le direttive che dà il produttore, capito? Cioè non è roba che ci inventiamo noi, è proprio sulla direttiva. Va lavata con acqua fredda per non aumentare, diciamo, la carica batterica, che lavandoli con acqua calda e lasciandoli lì Favorisce la prolificazione Esatto. batterica. Quindi sono già lavati in autoclave, sterilizzati, tutto quanto così, però è meglio seguire l'indicazione del produttore. Naturalmente ringraziamo la Labunat. Ringraziamo la Labunat. Qua abbiamo una foto qua dietro che ci ha fornito i budelli, e se volete andare sul sito internet della Labunat vi lascio il link sotto al video e lì trovate materiale, budelli, loro spediscono, trovate tutto il coso. Poi se vi iscrivete Il gruppo. al gruppo avete uno sconto. Adesso verrà fuori un'email con un numero WhatsApp che chi ordinerà ed è dentro nel gruppo riceverà degli sconti notevoli. Quindi, Sì, se uno deve fare un maiale intero, che dei budelli ce ne vanno, insomma, non è male. non è male assolutamente. Ok, via, andiamo con il sacco. Questo si infila bene, eh? Sì, dai, facciamo uscire un po' di aria. Vai. Piano. Boh. E fuori il primo. È un bel salmone. Sì. Vai.
Allora, una volta insaccati abbiamo fatto 2 bei salamoni da 1 chilo l'uno, perché sono belli importanti, e andiamo a legarli, anzi. Diciamo, Vediamo la legatura col doppio nodo. Esatto. Quindi tu lo buchi prima di legarlo? Sì, insomma, è meglio fargli uscire, se c'è un po' di aria è meglio farglielo uscire. E quando tu tiri esce così. Esatto. Quindi tiriamo via il pezzettino esempio. Poi la legatura. Allora, ho detto 2 longitudinali e 2 centrali. Andiamo a stringere un po'. Questa qui è la legatura che ha suggerito il nostro amico Franco Tanzi. E ora? Uno. Allora, intanto che tu leghi, per ormai l'abbiamo fatta vedere tante volte la legatura, però è sempre una cosa bella da vedere. Ah beh, è vedere nascere il salume in sé che Sì, gli fai l'impalcatura, Esatto. che serve poi solo per essere appeso, per via che esatto, non si ovviamente quello trasversale non bisogna tirare tanto perché la carne si deve... Se no fa come i fianchi dell'amore, le maniglie. Ci sono quei salami che se li schiacciate troppo poi sono brutti da vedere, sì. Buoni lo stesso, però sono brutti da vedere. Sì. Allora, un giorno di stufatura, qualche ora, no un giorno, però per dire adesso siamo al pomeriggio, li lascio appesi qui io, domani mattina le prendo e le tiro via, non succede niente. Adesso c'è ancora una temperatura discreta, poi sono in un ambiente chiuso qua. Sì, l'importante è che non prendano dell'aria, perché se prendono dell'aria, insomma, è facile che facciano l'unghia e dopo li potete salutare. E poi vanno messi in stagionatura, sempre 75-80% di umidità. Esatto. È un salame che deve stagionare almeno 100 giorni, quindi 3 mesi e mezzo, 4 mesi è il suo. Aspetta che prima di fare la foto facciamo quella robettina che ti ho detto prima. Ah sì, devi attaccarci, giusto. Una cosa che non abbiamo mai parlato è di sicuro è il cartellino che è giusto mettere attaccato al salume, per ricordarsi la data di inizio stagionatura. E tante volte uno lo mette lì, chi si ricorda, dipende, bisogna essere molto ordinati anche in questo senso. Adesso lui fa vedere che ha fatto il cartellino personalizzato del gruppo, è molto carino ci ha pensato Jimmy, se deve esserci. Quindi grazie Jimmy, che me ne hanno lasciato un po' anche per me. Esatto, e quindi è una roba carina da attaccare sui salumi, così vi ricordate quando è stato fatto. Dietro potete scrivere nella descrizione il tipo di carne che avete usato, il budello, la data, insomma viene anche di riferimento anche per il peso di inizio stagionatura. Esatto, ci potete scrivere tutto. Adesso non so se si vede bene, vedete che c'ha c'ha lo spazio per davanti le cose del gruppo. Bene, allora il salame, come dicevo, come ha detto lui, 100 giorni di stagionatura, ambiente abbastanza umido, 75-80 gradi, umidità. Se non ci arrivate 80% di umidità. Cosa ho detto? Gradi. No, pardon, chiedo scusa. No, perché se no se non ci arrivate, bagnate un po' il pavimento, c'è chi ci mette una bacinella d'acqua sotto, insomma trova tanti escamotage per arrivare a questa umidità. Logicamente non metteteli lì e li lasciate lì 100 giorni. Bisogna dargli un'occhiata, bisogna dargli aria, bisogna controllarli, passarci sulla mano, vedere se il budello è troppo asciutto, se c'è da spazzolarli, se c'è da spazzolare, insomma c'è da curarli come dei bambini. Esatto, quindi non è. Allora, il piacere di questa cosa qui è il farsela da soli, perché non è il risparmio, no, anche perché ti costa di più fare un salame così che andarlo a comprare. Logico che qui avete visto che non ci abbiamo messo un grammo di conservante, attenzione, tutto qua naturale. Tutto è naturale, quindi può darsi che di 10 salami magari 2 non vengono, non è difficile, ci sono tanti perché, capito? E alla fine quando lo mangi senti che è un buon salame, senti il vero gusto del salame, non il sale, non perché quelli che sono in vendita sono buoni, va bene, però vi mettete la bottiglia al collo per tutta la giornata. Sono salatissimi, sono molto gommosi, invece questi qua si sbriciolano, sono friabili, è tutta un'altra cosa, insomma, il salame fatto in casa. Vabbè, non dico altro.
perché gli amanti lo conoscono, c'è chi va proprio a comprare i salami da chi li fa. Assolutamente sì, anche se li paghi molto più cari, però c'è la lavorazione, anche perché adesso se uno non tiene conto delle sue ore che perde, se uno lo fa per hobby, assolutamente sì. Ok, però c'è tanto tempo da perdere fra la preparazione dei budelli il giorno prima, la carne che costa se non hai il maiale in casa devi andare a comprare, poi devi comprare quella giusta. La lavorazione c'è. Anche avere il maiale in casa è dispendioso. Sì, adesso te mantieni per un anno un maiale e poi impegnativo, perché non è che un giorno ti dimentichi, vabbè, che se ne frega, tutti i giorni bisogna dargli da mangiare 2 o 3 volte al giorno. Sì, un paio di volte al giorno. È così. Mia nonna tutte le volte gli dava, quando mangiavamo a mezzogiorno, che c'era lo scorzo della coccombra, gli dava il pollaio. Diciamo che un maiale una volta in una famiglia puliva tutto, gli scarti, addirittura quando non c'erano i detersivi lavavano i piatti e gli davano le lavature dei piatti. Perché li lavavano col bicarbonato, no? E gli davano le lavature dei piatti aggiunto con un po' di pane vecchio così ed era il mangiare del maiale. Mi ricordo, mia nonna addirittura faceva le zucche in campagna, faceva le zucche, anche svariati tipi, nascevano delle zucche enormi e poi c'aveva una macchina a 3 piedi con una lama che girava, metteva dentro la zucca, faceva tutti dei pezzettini di zucca e poi le portava ai maiali e loro la mangiavano cruda. Altri tempi, insomma. La carne era diversa. Adesso c'è il mangime, come sapete, all'inizio gliene danno uno, dopo gliene danno un altro. A parte il mangime, ma perché è ovviamente estrogenato anche il mangime, perché tra diserbanti e antifungivi così, quindi alla fine è una ruota che gira. In più diciamo gli ibridi nuovi di razza di maiale, perché il mercato adesso chiede un maiale da banco che sia magro, perché il grasso come una volta non lo si mangia. Cioè il maiale da 250 kg non esiste più. Adesso sono 170, 280 kg. Sì, no, ma fanno proprio di quegli ibridi, cioè incroci. Adesso è venuto fuori un maiale che mi sembra un ibrido, un incrocio che si chiama Dunbridge ed è fatto apposta per la macelleria da banco, cioè quindi ha poco grasso, perché ovviamente quando si va davanti al banco della macelleria si vede la carne bella magra, poco grasso. Alla fine è meglio col Dunbridge lì che la carne stampata. Sì, quello a posto. Assolutamente sì. Va bene, allora ingredienti e dosi sotto in descrizione, vi lascio il link alle pagine Facebook dove potete iscrivervi e andare a fare domande, ricette, curiosità, insomma ingredienti, loro rispondono, sono bravissimi. Vi lascio il link della Labunat, se volete andare a vedere il sito potete trovare tutto quello che occorre per fare la norcineria in casa, dai budelli ai macchinari. E personale specializzato che vi può anche aiutare per quello che potete, per quello che dovete fare. Ecco. E spediscono a casa. Bene, io direi che ho detto tutto, basta. Mettete un mi piace se il video vi è piaciuto, naturalmente, perché alla fine commentate se per me è molto importante. Commentate che Franco risponde. Io vi rispondo, ovviamente, se avete delle domande per quel poco che posso sapere, ben volentieri. E vi lascio il link agli altri miei social. Un saluto da Davide e Franco, alla prossima video ricetta o video salume. Ciao!